Ben ritrovati a tutti gli amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati nel cuore dei Campi Flegrei per il nostro consueto monitoraggio quotidiano. Con i nostri droni abbiamo sorvolato ancora una volta le aree più attive della Solfatara e della Fumarola di Pisciarelli per documentare attraverso immagini reali l'evoluzione della caldera e raccontarvi ciò che osserviamo direttamente sul territorio. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: monitorare giorno dopo giorno un sistema vulcanico in continua evoluzione, confrontando le nostre osservazioni con i dati ufficiali pubblicati dagli enti di monitoraggio. Solo seguendo costantemente tutti i parametri è possibile comprendere come sta cambiando la situazione nei Campi Flegrei. Prima di iniziare il monitoraggio di oggi dobbiamo però soffermarci sulla situazione della galleria flegrea, una vicenda che continua a mettere in seria difficoltà migliaia di cittadini di Pozzuoli e dell'intera area flegrea. Con la linea 2 ferroviaria ancora interrotta e la Cumana interessata da ulteriori disagi, gli spostamenti sono diventati sempre più complicati e molte persone stanno affrontando quotidianamente enormi difficoltà per raggiungere il lavoro, la scuola o gli ospedali. Negli ultimi giorni sono stati resi pubblici dati estremamente significativi. All'interno della galleria flegrea sono state misurate concentrazioni di anidride carbonica che hanno raggiunto circa 70.000 parti per milione, pari a circa il 7% dell'aria presente nella galleria. Per comprendere meglio questo dato, basta pensare che l'aria che respiriamo normalmente contiene circa 420 parti per milione di CO2. Già a 5.000 parti per milione, pari allo 0,5%, viene generalmente indicato il limite massimo per un'esposizione lavorativa prolungata. A concentrazioni di 40.000 parti per milione, cioè il 4%, possono comparire rapidamente sintomi come mal di testa, aumento della frequenza respiratoria e difficoltà respiratorie. Raggiungere circa 70.000 parti per milione significa trovarsi in condizioni incompatibili con la normale permanenza delle persone senza adeguate misure di sicurezza. È importante precisare che questi valori sono stati misurati all'interno della galleria, un ambiente chiuso dove la CO2, essendo più pesante dell'aria, tende naturalmente ad accumularsi nelle zone più basse. Non rappresentano quindi la concentrazione dell'aria all'aperto a Pozzuoli. L'INGV ha inoltre spiegato che queste concentrazioni possono variare anche sensibilmente nel tempo in funzione dell'intensità del degassamento vulcanico e delle condizioni di ventilazione della galleria. Proprio per questo il monitoraggio prosegue costantemente e sono stati installati ulteriori strumenti per seguire l'evoluzione del fenomeno. È una situazione che dimostra come il degassamento della caldera stia influenzando concretamente anche le infrastrutture del territorio e perché siano necessari interventi tecnici prima di poter ripristinare completamente la circolazione ferroviaria. Ma veniamo adesso al monitoraggio effettuato oggi. La nostra prima tappa è stata, come sempre, la Fumarola di Pisciarelli. Oggi la Fumarola si presenta con una pressione media e con getti di vapore piuttosto consistenti, che però tendono a volatilizzarsi quasi immediatamente a causa delle elevate temperature atmosferiche, risultando quindi meno evidenti rispetto ad altre giornate. Questo però non significa assolutamente che l'attività del sistema si sia ridotta. L'aspetto di una fumarola può infatti cambiare rapidamente in base alla temperatura dell'aria, all'umidità, al vento e alla pressione atmosferica. Per questo motivo non bisogna mai valutare lo stato della caldera osservando un solo parametro. È vero che nelle ultime settimane la sismicità è leggermente diminuita, ma contemporaneamente il suolo continua a sollevarsi con una velocità di circa 10 mm al mese. Le emissioni di CO2 continuano a mantenersi su valori molto elevati e le temperature fumaroliche non mostrano una diminuzione significativa. Quando questi parametri vengono analizzati nel loro insieme, indicano che il sistema bradisismico continua ad essere attivo. L'energia continua ad accumularsi nel sottosuolo e può essere rilasciata nel tempo attraverso nuovi sciami sismici o terremoti anche di magnitudo importante. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Pisciarelli, che oggi risulta pari a 110,7 gradi Celsius. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con tutte le temperature registrate nei giorni precedenti. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara per raggiungere la fumarola Bocca Grande. Oggi la Bocca Grande si presenta con una pressione molto bassa e con emissioni di vapore quasi assenti. Anche in questo caso è importante non trarre conclusioni affrettate. Le fumarole possono infatti modificare temporaneamente la quantità di vapore visibile perché nel sottosuolo acqua, gas e vapore percorrono un reticolo molto complesso di fratture.
Piccole variazioni nella circolazione dei fluidi possono modificare l'aspetto superficiale della fumarola, senza indicare necessariamente una diminuzione dell'attività della caldera. Per questo motivo, gli scienziati valutano sempre contemporaneamente deformazione del suolo, sismicità, geochimica dei gas, emissioni di CO2 e temperature fumaroliche. Abbiamo misurato la temperatura della fumarola Bocca Grande, che oggi risulta pari a 187,3 gradi Celsius. Anche in questo caso vi mostriamo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni scorsi. Durante il sorvolo abbiamo osservato anche tutte le storiche pozze di fango presenti all'interno del cratere. Ancora oggi risultano quasi completamente asciutte, un fenomeno che continuiamo a documentare quotidianamente insieme all'evoluzione delle fumarole. Un altro dato che continua ad attirare l'attenzione della comunità scientifica riguarda proprio la CO2. Le emissioni diffuse nei campi flegrei sono oggi tra le più elevate osservate in un sistema vulcanico in stato di quiescenza e rappresentano uno degli indicatori principali utilizzati per comprendere l'evoluzione del sistema idrotermale. È proprio l'insieme di tutti questi segnali, il sollevamento del suolo, la deformazione della caldera, le emissioni di gas, le temperature fumaroliche e la sismicità che permette di capire che il bradisismo non si è fermato. Una diminuzione temporanea del numero dei terremoti non significa necessariamente che il fenomeno stia terminando. Il sistema può attraversare fasi con meno scosse, mentre nel sottosuolo continuano i processi di pressurizzazione e di risalita dei fluidi vulcanici. Per questo motivo è fondamentale continuare a monitorare la situazione ogni giorno, senza creare inutili allarmismi, ma senza nemmeno sottovalutare segnali che meritano la massima attenzione. Noi continueremo, come sempre, a documentare tutto con i nostri droni, portandovi immagini reali, misurazioni dirette e aggiornamenti costanti sulla situazione dei campi flegrei. Grazie di cuore a tutti voi che ci seguite ogni giorno, a chi osserva la nostra webcam in diretta 24 ore su 24, a chi consulta il nostro sismografo indipendente e a tutti coloro che sostengono il progetto Solfatara News. Se apprezzate il nostro lavoro, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi monitoraggi. Noi ci rivediamo domani con un nuovo aggiornamento direttamente dal cuore della caldera dei Campi Flegrei. Un saluto a tutti da Solfatara News.